Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare della maledizione del film Poltergeist? Sembra proprio che questo film, datato 1982, sia stato la causa, detta di alcune persone, di una scia di morte ai danni di alcuni protagonisti di questo famosissimo horror. Ma amici, prima di iniziare con la storia di oggi, vi chiedo di iscrivervi al canale se siete appassionati come me di paranormale, storie true crime e mistero e di attivare la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo! Negli anni '80 sono usciti diversi film horror, ma pochi hanno catturato l'attenzione come invece è successo per il famosissimo film dell'orrore Poltergeist, uscito nel 1982 e scritto dal celebre Steven Spielberg e diretto da Tobe Hooper, toccando un tema scottante per quegli anni, le case infestate dagli spiriti. La maledizione di cui vi parlavo all'inizio porta al decesso alcuni protagonisti del film subito dopo l'uscita della prima pellicola e pensate che nel giro di 6 anni una serie di morti sospette inizia a far circolare la voce che forse tutti quei decessi non erano solamente sfortunate coincidenze. Dopo soli 4 mesi dall'uscita al cinema di Poltergeist, la prima persona purtroppo a perdere la vita fu Dominique Dunne, l'attrice di 22 anni che nel film interpretava la figlia più grande e vivace della famiglia Freeling. Sorella minore di Griffin Dunne, Dominic aveva appena iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della televisione. Aveva partecipato ad un episodio dei Chips, poi aveva partecipato anche ad un film con Tom Selleck che doveva anche finire le riprese della serie Visitors, cosa che non accadde mai perché fu vittima del suo fidanzato Thomas Sweeney, che aveva conosciuto subito dopo le riprese del film Poltergeist. I due ragazzi, molto innamorati, dopo qualche tempo decidono di andare a convivere, ma la gelosia morbosa di lui ad un certo punto diventa talmente ossessiva da sfociare in violenti litigi, cosa che porta inevitabilmente ad una rottura del loro rapporto. Dominic decide di lasciarlo e di tornare a vivere a casa di sua mamma, ma questo non fa desistere il ragazzo perché durante le riprese di Visitors chiede a Dominic un incontro che poi si rivelerà essere l'incontro fatale. Questo appuntamento, sfociato molto probabilmente in un litigio, Thomas viene visto da uno degli attori di Visitors mentre sta tentando di strangolare Dominic, che a causa dell'assenza di ossigeno al cervello entra in coma. Il ragazzo si costituisce subito alla polizia, dichiarando lui stesso di aver tentato di uccidere la sua fidanzata. Ma alla ragazza, dopo 5 giorni di totale assenza di attività cerebrale, viene staccata la spina su ordine dei genitori che decideranno poi di donare i suoi organi. Ma la cosa ancora più allucinante è che Thomas Sweeney per l'omicidio di Dominic Dunne venne condannato a soli 6 anni e mezzo di carcere e pensate che ne scontò solamente 3. Sembra anche che dopo diversi scontri con la famiglia di Dominic, ad un certo punto Thomas fu costretto a cambiare le sue generalità e a trasferirsi in un altro stato. La seconda vittima di questa maledizione fu Julian Beck, attore e fondatore del Living Theatre insieme alla moglie Judith nel 1947. Julian aveva partecipato al sequel di Poltergeist intitolato The Other Side del 1986 e aveva interpretato il ruolo dello spirito cattivo di Henry Kane. Pensate che l'uomo era già morto all'uscita del film da circa 8 mesi. Un cancro allo stomaco mise fine alla sua vita e si dice anche che l'uomo, quando accertò la parte, sapesse già di questo male. Ma in questo secondo film Julian Beck non fu l'unico a perdere la vita. Anche l'attore Will Sampson, nativo americano, celebre per aver interpretato Qualcuno volò sul
sul nido del cuculo e che in Poltergeist interpretava il ruolo dello spirito buono Taylor, morì un anno dopo l'uscita del film a causa di complicazioni dopo un trapianto che fece a cuore e reni. Sembra che dopo circa 6 settimane dall'intervento un'infezione gli portò un grave collasso ai reni. Pensate che più volte l'uomo aveva dichiarato di essere stato testimone di alcuni eventi inspiegabili che erano accaduti proprio sul set di Poltergeist, e entrambi i decessi più queste affermazioni fecero correre ancora di più le voci che su questa pellicola girasse una maledizione che colpiva solamente alcuni protagonisti. Un altro decesso fu quello di Louis Byron Perryman, Pugsley nel film. Fu brutalmente ucciso nella sua casa ad Austin, in Texas, a colpi d'ascia da un ex carcerato. Anche il regista del secondo film, Brian Gibson, morì a causa di un cancro. Ma il decesso più scioccante, secondo me, legato a Poltergeist, credo sia quello della piccola Heather O'Rourke, il bellissimo volto angelico che nel film interpretava Carol Ann Freeling, la sorella più piccola di Dominic. La bimba divenne celebre anche per la sua immagine di spalle con le manine sulla TV accesa nel poster del primo film. Biondissima e dolcissima, Heather partecipò già al primo film di Poltergeist all'età di 6 anni e pensate che a scoprirla fu proprio Steven Spielberg. La vide un giorno mentre stava accompagnando la sua sorellina a scuola e la volle fortemente per Poltergeist. Heather era già nota al pubblico per aver partecipato alla serie televisiva Happy Days. La piccola muore a soli 12 anni nel febbraio del 1984 e riuscì a partecipare a quasi tutti e 3 i film. Heather era affetta dal morbo di Crohn, una malattia che sembra le sia stata diagnosticata troppo tardi. I sintomi che si presentarono all'inizio fecero subito pensare ad una banale influenza, ma purtroppo non fu così, perché nel tempo la portò ad avere un arresto cardiaco verso la fine del terzo film, e nonostante una prima rianimazione e un trasporto veloce in uno degli ospedali più grandi di San Diego, la piccola aspirerà sul tavolo operatorio dopo un'occlusione intestinale e una sepsi che le fu fatale. A causa della morte prematura di Heather si dovette ricorrere ad una controfigura per terminare il terzo film. Tutti questi decessi non fecero altro che alimentare ancora di più le voci su una possibile maledizione che aleggiava intorno a questa pellicola, e secondo alcune persone le teorie potevano essere 2. La prima teoria sarebbe quella della cattiva sorte, portata niente di meno che da alcuni scheletri veri usati sul set, poiché più economici di quelli finti. Ma di questa notizia non sembra che ci sia una reale certezza. La seconda causa sarebbe proprio la casa usata per girare tutti e 3 i film, stata costruita su di un vecchio cimitero indiano. Ma non è tutto, perché delle voci particolari che girerebbero su questa maledizione riguardano anche una stranissima coincidenza. Il poster del Super Bowl che i bambini avevano in camera è visibilissimo in una scena. Poltergeist è del 1982, ma quel poster pubblicizzava la 22esima edizione del Super Bowl che si sarebbe tenuta nel 1988, quindi 6 anni dopo l'uscita del film. Ma non solo. La 22esima edizione del Super Bowl si tenne il 31 gennaio del 1988 a San Diego, stessa data e stesso luogo in cui Heather O'Rourke iniziò a star male. Infatti morirà poi il giorno dopo. Amici, questo film non venne ricordato solamente per il suo successo strepitoso, ma oltre ai decessi di cui vi ho raccontato, pare che diversi attori furono testimoni di numerosi eventi inspiegabili che si verificarono durante e dopo le riprese di tutti e 3 i film. Nel tempo le attrici Margaret Williams e Zelda Rubinstein dichiararono di essere state testimoni di eventi inspiegabili
all'interno del set e all'esterno. In particolare la Williams dichiarò che diverse volte, tornata a casa dopo le riprese, notò che i suoi quadri appesi alle pareti di casa erano spostati, erano in posizioni differenti da come li aveva sistemati prima di uscire. Mentre la seconda attrice, la Rubinstein, raccontò di una vera e propria visione mentre era sul set. Un giorno ebbe la visione del suo cagnolino che andava a salutarla per l'ultima volta e qualche ora dopo la madre la chiamò dicendole che il suo amico a quattro zampe era morto. Amici, è una storia talmente particolare da avermi incuriosito a tal punto da volervela raccontare. Che siano solamente delle sfortunatissime coincidenze oppure no, questo ovviamente non potremo saperlo mai. Effettivamente però delle stranezze ci sono legate a questi decessi e anche comunque alle testimonianze di alcuni attori che hanno raccontato di essere stati testimoni di questi eventi inspiegabili anche all'interno delle loro case dopo le riprese dei film. Amici, il video di oggi termina qui, mi raccomando non dimenticatevi di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale perché molti di voi che guardano i miei video non sono ancora iscritti e questo per me è molto importante per la crescita in questo mio percorso. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo la prossima settimana con una nuova storia. Amici, vi voglio augurare anche un felicissimo anno nuovo. Ciao!